Bentornati, bentornati a Football Benchmark, il nostro approfondimento che analizza economia e calcio soprattutto. Bentornato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KBMG. Allora, vogliamo riniziare questo appuntamento settimanale con l'economia e con il calcio, iniziando a parlare dei social, cioè di quanto i social possano influire economicamente nei conti di un club, se e quanti soldi eventualmente possano far arrivare, il rapporto che c'è anche fra i calciatori più seguiti e i club, perché ce ne parleremo fra poco, ma il dato è che spesso i calciatori sono più famosi, fra virgolette, dei loro club. E allora partiamo dall'inizio, caro Andrea, e partiamo analizzando i dati che ci avete fornito voi di KBMG, andando a vedere quali sono le squadre più seguite nel mondo, quindi potremmo dire quelle più famose. Bene. Come si vede dalla grafica c'è un dominio spagnolo, ma soprattutto non ci sono italiane. Esattamente, se vediamo in testa abbiamo praticamente a pari merito le due grandi spagnole con oltre 200 milioni di followers nelle 4 piattaforme principali, seguite dal Manchester United, più o meno la metà delle due grandi spagnole, poi abbiamo 5 squadre che si attestano tra circa i 75 milioni di followers e i 50 milioni, senza nessuna italiana praticamente nelle prime 8. Se noi volessimo andare a trovare l'italiana, la prima italiana è la Juventus. Esattamente. E il raffronto fra le prime 5 italiane e le prime 3 mondiali è iniquo, potremmo definirlo così, cioè obiettivamente la distanza attuale che c'è fra i follower del Real Madrid o del Barcellona e della Juventus, qui vediamo la grafica, obiettivamente è molto ampio. C'è una spiegazione, da cosa dipende? Solo dai risultati sportivi? In parte dai risultati sportivi e in parte anche una questione temporale, cioè i social sono diciamo un effetto degli ultimi 8-10 anni e negli ultimi 8-10 anni le squadre italiane, soprattutto a livello internazionale, non hanno avuto dei grandissimi successi e di conseguenza non sono riuscite a penetrare il mercato come hanno fatto altre squadre, che poi qua vediamo delle squadre che sono chiaramente molto vincenti a livello sportivo. Probabilmente se i social fossero iniziati 20-25 anni fa, il Milan sarebbe molto più in alto con i successi che ha avuto ad esempio nell'era Sacchi, nell'era Capello. L'altra considerazione che mi viene da fare è normale che Real Madrid e Barcellona siano le prime, perché ci sono i giocatori che negli ultimi 10 anni si sono spartiti i palloni d'oro, no? Quindi Cristiano Ronaldo da una parte e Messi dall'altra. Analizzando però il rapporto che c'è fra i giocatori e le squadre, vediamo che per esempio Cristiano Ronaldo ha 100 milioni di follower totali fra le 3 piattaforme in più rispetto alla squadra, quindi condiziona sì, ma addirittura va oltre, quindi non è soltanto il brand del marchio, c'è anche la valenza del giocatore che ha in squadra, che influisce. Il brand del calciatore è una cosa che è diventata importantissima, ma ti dirò di più, è molto difficile anche trovare qualcuno che abbia un seguito maggiore di Ronaldo, abbiamo fatto veramente fatica, troviamo Justin Bieber e troviamo Obama. Tra i followers, cioè, tra le personalità sportive, politiche, della moda, della musica che hanno un seguito maggiore. Cioè nella top 3 o top 10 del mondo. Nella top 10 del mondo, assolutamente. Ronaldo è una star assoluta, quindi 100 milioni di followers più del Real Madrid. In questa grafica abbiamo 3 giocatori, Ronaldo, Neymar e James Rodriguez, che sono i 3 giocatori che hanno più followers della squadra in cui giocano. Cioè James Rodriguez ha più follower del Bayern di Monaco. E Messi e Barcellona invece? Messi e il Barcellona se la giocano punto se a la punto. giocano, Messi è leggermente più sotto. È interessante anche notare che Messi non ha un account Twitter. E c'è un motivo? Ma forse perché magari richiede più impegno nella gestione, magari il suo social media manager non lo ritiene opportuno. Onestamente non lo so qual è la risposta. Analizzando questi numeri, quindi Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, al netto di Twitter potremmo dire Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, che è sì, più o meno una classifica che qualcuno potrà gradire, qualcun altro meno, ma sono i 3 giocatori anche universalmente e tecnicamente più noti del pianeta. Cristiano Ronaldo ha in questo momento i mal di pancia con il Real Madrid e vedremo come andrà a finire. Messi ha appena rinnovato il contratto con il Barcellona, è rimasto Neymar, su cui vogliamo fare un approfondimento, perché quest'estate abbiamo parlato tanto dei famosi 222 milioni di euro di clausola e se può valere la pena spendere tutti quei soldi per un giocatore. A vedere dai numeri social, quindi dal grado di celebrità che può avere il giocatore, quindi quello che può portare alla squadra,
Beh, incominciamo a ragionare su dei numeri completamente diversi. Tu prima dicevamo Cristiano Ronaldo ha 100 milioni di follower in più rispetto al Real Madrid, qui andiamo addirittura oltre tra Paris Saint-Germain e 3 volte Neymar. e mezzo. 3 volte e mezzo. Quindi l'apporto che dà Neymar a livello di visibilità al Paris Saint-Germain, guardandolo con i numeri di internet, quindi con i numeri di follower, potremmo definirlo sostenibile già guardando questi numeri? Cioè, quello che viene fuori da questa grafica è che Neymar ha praticamente il doppio dei follower di Facebook del Paris Saint-Germain, ha 8 volte circa il numero di Instagram followers. E il messaggio che vogliamo porre è che il valore commerciale di determinati giocatori, chiamiamoli dei giocatori iconici, come potrebbero essere Neymar, come potrebbero essere Ronaldo, chiaramente Messi, è un valore che oggi deve essere in un certo senso tenuto conto nel momento in cui c'è una transazione, c'è un'acquisizione di un giocatore. Non è solo più la performance sportiva a contare, ma è anche il valore di brand che un giocatore può portare alla squadra. Questi dati aiutano a capire fino a dove ci si può spingere, comunque possono essere un indicatore. Assolutamente, e direi che poi questo va messo nel contesto commerciale dell'operazione e quanto un giocatore può portare valore, per esempio, in fase di rinegoziazione di determinati accordi commerciali, o qual è la geografia di penetrazione di un giocatore, perché un giocatore può essere popolarissimo in un determinato mercato. E allora voi avete fatto anche questo tipo di analisi, cioè da dove arrivano i followers sia del Paris Saint-Germain che di Neymar. Allora, naturalmente la patria di Neymar è il Brasile, quindi il 28% dei followers di Neymar sono brasiliani, Messico, India e il resto del mondo. Cambia un po' la geografia del Paris Saint-Germain, quindi quel tipo di mercato su cui Neymar è forte può essere attaccato dal Paris Saint-Germain, nel ragionamento che facevi poco fa. Assolutamente, cioè ti dà la possibilità praticamente di modificare le tue strategie commerciali come club e cercare magari di andare a penetrare un mercato in cui il giocatore acquisito è estremamente popolare e di conseguenza far diventare popolare il brand del club. E sfruttare poi la popolarità di Neymar anche per i tuoi progetti tipo i mondiali del Qatar, per cui sono stati determinanti, no? All'interno di questa operazione. A proposito di questo, un ulteriore dato che testimonia le capacità di crescita economica del Paris Saint-Germain unito al brand Neymar è il kit value, ovvero quanto si guadagna con la maglia, inteso come sponsor tecnico, quindi la casa produttrice della maglia, Nike, Adidas o quel che sia, e lo sponsor scritto sulla maglia. Esatto. Le prime 3, che sono le prime 3 anche sui follower, sforano i 150 milioni, 140 milioni. E anche a livello di fatturato totale. Non c'è dubbio, sono sempre le prime 3. Sì, sono le prime 3 in tutto praticamente, in tutti i parametri. Mentre il Paris Saint-Germain da questo punto di vista ha ancora almeno 100 milioni di margini di crescita. Sì, il Paris Saint-Germain è praticamente ha un valore al momento che è circa un terzo delle diciamo 3 grandi, Manchester United, Barcellona e Real Madrid. Ora, l'anno prossimo scade la sponsorizzazione con la Emirates. Tra 3 anni o 2 anni e mezzo scade la sponsorizzazione con Nike. Quindi quando si vanno ad aprire queste negoziazioni è chiaro che, avendo portato un marchio come Neymar all'interno del Paris Saint-Germain, il potere commerciale del Paris Saint-Germain di fronte a chi andrà eventualmente a supportare a livello commerciale il club è aumentato notevolmente. Quindi ti aspetti che l'asticella del Paris Saint-Germain si alzi un po'? Probabilmente anche sopra i 100 milioni, guardando a queste cifre. Con la speranza che attività del genere prima o poi riescano anche alle italiane, che abbiamo messo in classifica per dare un parametro, sono le prime 2, Juventus e Milan, intorno ai 40 milioni e ci sarà bisogno forse anche di operazioni del genere, oltre che di risultati sportivi, no? Sì, il problema è vedere se poi però effettivamente a livello di sostenibilità finanziaria un club italiano si può permettere di acquisire giocatori a queste cifre. Grazie allora ad Andrea Sartori, abbiamo analizzato mondo social e mondo economico, appuntamento naturalmente alla prossima settimana. Grazie anche a voi per averci seguito.